Oggi il vento ci porta a Bellinzago Novarese. Sapete dov'è Bellinzago Novarese? Si trova in Piemonte, pochi chilometri a nord di Novara e piuttosto vicino all'aeroporto di Milano Malpensa. Ci troviamo nel centro storico del paese, in piazza Martiri della Libertà. La chiesa compatronale della Beata Vergine di Loreto e di Sant'Anna ospita un organo molto particolare. Lo strumento è un Gavinelli ed è stato costruito attorno alla metà del 600 da Andrea Gavinelli e suo figlio Giovanni Battista. Di questa famiglia attualmente non sappiamo ancora molto, siamo però a conoscenza del fatto che i Gavinelli erano dei ricchi personaggi di Bellinzago e che presto si sono trasferiti nella più vicina e prestigiosa città di Novara. Addirittura Giovanni Pietro, figlio di Giovanni Battista e a sua volta figlio di Andrea, era l'organista e il priore della confraternita di questa chiesa proprio nel periodo, guarda caso, in cui venne costruito l'organo. Lo strumento è arrivato a noi tutto sommato in buone condizioni di autenticità. Una particolarità molto rara di quest'organo è che sia la cassaligna, che è splendida, che le canne di facciata sono in gran parte originali. Invece, sommiere a tiro, tastiera, pedaliera e manette dei registri hanno subito cambiamenti nel corso del tempo e sono stati ricostruiti con l'ultimo restauro filologico. Su quale modello, vi chiederete? Sul modello dell'organo Gavinelli della chiesa di Madonna del Popolo a Romagnano Sesia, comune non troppo distante da qui. L'unico strumento Gavinelli parzialmente pervenuto oltre a quello di Sant'Anna, ma che al contrario di quest'organo è rimasto intatto fortunatamente nella parte meccanica, ma purtroppo non in quella fonica. La facciata è formata da 33 canne in stagno dell'ordine di 8 piedi, distribuite a cuspide in 5 campi. La nota più grave è il Do1 del principale, misura circa 2,43 m. Sopra le due campate laterali ci sono 2 organetti morti, di 9 canne ciascuno. Si chiamano morti proprio perché non suonano, ma sono lì per estetica. Se siete interessati ad approfondire la storia di questo strumento, trovate tutto sul sito dell'associazione Vox Organi. Come al solito, link in descrizione. Ma ora basta parlare, lasciamo la parola all'organo e al maestro Manuel Tomadin. Venite su con me! Ciao Manuel. Ciao Margherita, ciao. Grazie mille per incontrarci e per dedicarci un po' del tuo tempo. È sempre un grande piacere per me, soprattutto quando si parla di strumenti veramente belli come questo. Guardando la tastiera, la prima ottava è particolare. Sì, ha una particolarità che per noi possiamo chiamarla particolarità, ma all'epoca era una consuetudine. Il nome è tastiera scavezza, ma anche prende il nome qualche volta di ottava corta. In cosa consiste? Praticamente noi sappiamo che le nostre note sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma nel passato, siccome le tonalità che venivano impiegate non erano così tante, venivano impiegate delle tonalità che avevano poche alterazioni, pochi diesis o pochi bemolli, di conseguenza le note che dovevano fare la fondamentale erano meno di quelle che utilizziamo oggi. E quindi probabilmente gli organari un po' risparmiavano perché le canne basse, le note basse avevano delle canne molto grandi e canne molto grandi significa molto materiale, insomma ha un certo costo, aveva un certo costo e di conseguenza nel basso non serviva né il Fa diesis, né il Sol diesis,
nel do diesis, nel re diesis, perché nessuno mai avrebbe scritto in do diesis maggiore. Di conseguenza appunto abbiamo questa ottava corta o questa ottava spezzata o scavezza in cui abbiamo le note principali. Diciamo che fondamentalmente abbiamo le note principali e suonano in questo modo. La pedaliera è uguale, esattamente la stessa cosa della tastiera, solo un po' più in grande, a misura di piede. E abbiamo una scala perfetta, insomma, quindi mancante così delle note, quelle cromatiche. Che all'epoca non servivano. No, esatto. Come mai non servivano? E allora qui diciamo che introduciamo un elemento molto interessante che è il temperamento. Ai tempi di oggi, quando noi suoniamo un pianoforte, utilizziamo un temperamento che si chiama temperamento equabile. Equabile, già la parola stessa parla di qualcosa di equo, qualcosa di uguale. Quando noi parliamo di musica, parliamo dei suoni armonici. Praticamente quando noi suoniamo una nota, per esempio facciamo un do, il nostro orecchio può sentire solo questa nota, ma in realtà questa nota è fatta da tanti armonici, un po' come quando parliamo del colore bianco, noi vediamo un colore bianco, ma il bianco è fatto da mille altri colori. Di conseguenza, nella prima serie armonica abbiamo le note principali che poi vanno a formare un accordo, no? Quindi fondamentalmente abbiamo do, do, sol, do, mi. Viene fuori la nostra triade perfetta. E abbiamo degli intervalli che però sono puri, perché in natura sono puri. Significa che la terza è piuttosto stretta, noi diciamo che è stretta, in realtà è pura. E cosa succede? Che facendo, diciamo, accordando in questo modo naturale, noi abbiamo delle tonalità che suonano veramente bene, veramente pure, veramente ti danno una sensazione di relax. Cioè quando io suono un accordo, un do maggiore, ma anche un fa maggiore, ti danno una calma, insomma, ti danno un'idea di perfezione, insomma, che era un po'... Pulizia, si può Esatto, dire? sì, di pulizia. Era un po' l'ideale che cercavano, insomma, in quest'epoca qua, l'ideale di perfezione, perché la perfezione avvicinava a Dio. E di conseguenza ci sono tonalità che suonano perfette, ma altre che stridono. Io ve le faccio sentire, insomma, Sì. si sente subito. Terrible, come dicono in inglese. Molto bella, buona, 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 e adesso tappatevi le orecchie. E come senti, ci sono delle tonalità, adesso io ho toccato quelle famose do diesis maggiore, fa diesis maggiore e sol diesis maggiore o la bemolle maggiore. E siccome non si potevano suonare, non aveva senso, appunto, come si diceva prima, di metterle come nota fondamentale, ecco perché l'ottava corta. E quando faccio una scala cromatica, quindi suono tutte le note così come vengono, sentirete che hanno veramente dei colori diversi. E diciamo che suonata così una nota alla volta, sentite che le note non sono tutte uguali, però se io le suono, diciamo, come se fosse una specie di ricercare cromatico, acquistano veramente una grande differenza.
questa era la bellezza della musica nel 1500, nel 1600, ma noi abbiamo anche tantissimi strumenti in Italia, per esempio parlando di Sarassi. Sarassi alla fine del 1700 costruisce ancora degli organi che hanno il mesotonico, perché era considerato il temperamento più bello. La musica doveva in alcuni momenti farti gioire, e in alcuni momenti la musica invece doveva farti rattristare, in alcuni momenti doveva farti saltare e in alcuni momenti doveva farti stridere, come abbiamo sentito poco fa. E di conseguenza appunto diciamo venivano scritte delle musiche appositamente per questo tipo di temperamento. Poi c'è un'evoluzione, insomma, nel 1700, nel 1800 arrivano le musiche più romantiche, più cromatiche, viene fatto un po' l'utilizzo di un po' di tutte le tonalità perché i compositori lo chiedono e si giunge purtroppo a un temperamento equabile che è quello tuttora usato nel pianoforte. E quindi le quinte che noi abbiamo nel temperamento equabile non sono perfette ma sono di poco calanti. Quindi ogni nota del pianoforte è leggermente sì, le quinte scordata, sono, esatto, diciamo. il tutto però sono tutte uguali e quindi noi possiamo suonare in tutte le tonalità. Però non abbiamo più questo gusto di scrivere, non so, Fa maggiore, la tonalità pastorale. Sol maggiore, la tonalità solare. Non so, Mi minore invece rappresenta, per dire, nell'arcaico un modo terzo che è un modo più serio, più grigio e per noi il Mi minore ha un tono che è un po' più cupo, ma quando andiamo nella sua dominante che è Si maggiore stride perché e ti fa un po' piangere. Sì, è vero. Non so, Fa minore ti fa piangere da subito. Sentite che appunto ogni tonalità nel modo mesotonico acquista un colore diverso, insomma. Un suo significato. Che Esatto. bello. Nel primo del Novecento si utilizzavano più di 20 temperamenti antichi, poi è andato perso insomma, questo gusto qui perché siamo giunti in un'epoca di globalizzazione. Io devo poter suonare con lo stesso strumento, con un violino anche se vado in Germania, quindi dobbiamo avere una standardizzazione. Dico anche il corista 440. Esatto. E lì dove vengono fatti i restauri filologici lo strumento deve assolutamente tornare mesotonico. Nel momento in cui decidiamo per una scelta così forte, limitiamo un po' lo strumento perché non potremo mai suonare alcune cose. Però non si può avere tutto, insomma. Quindi diciamo che la cosa giusta è avere un bellissimo strumento mesotonico del 1600 in un lato della chiesa e magari dall'altra parte un bello strumento bacchiano per poter suonare un po' di tutto. Interrompiamo brevemente il video per ricordarvi di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. E a proposito, voi avete già sentito parlare del temperamento mesotonico? Lo conoscevate già? Scrivetecelo nei commenti. A quale repertorio si presta questo strumento? Allora, il repertorio è sicuramente molto molto grande. È un repertorio però, diciamo, noi nel gergo organistico lo chiamiamo manualiter, e per differenziarlo dal repertorio pedaliter. Cioè, il repertorio manualiter significa che prevalentemente si suona solo con le mani e invece il repertorio pedaliter è quello bacchiano, per esempio, per eccellenza, i grandi preludi e fughe in cui i piedi si muovono come se fossero delle mani. Su questo strumento qui non è possibile, insomma, per vari motivi. Però questo repertorio manualiter è veramente un repertorio grande perché si può spaziare dalla musica tardogotica, quindi siamo 1400, diciamo, il repertorio più consono è sicuramente quello del 1500-1600, quindi siamo nell'epoca rinascimentale barocca. Si può anche spaziare un minimo in un repertorio settecentesco, però bisogna stare un attimo attenti alle tonalità che si scelgono, perché se andiamo a scegliere delle tonalità sbagliate, insomma, qualcuno sentirà qualche dossone, insomma, come avete Abbiamo il sentito. vincolo del... Sì, del temperamento.
E oggi che utilizzo si può fare di quest'organo oltre alla liturgia? Lo strumento sicuramente viene ancora utilizzato durante la liturgia, però lo strumento si presta a uso concertistico, didattico, perché molto spesso si possono organizzare delle masterclass, delle lezioni, e questo è molto importante perché quando abbiamo degli strumenti importanti come questo merita farlo conoscere, quindi portiamo degli studenti che possono venire veramente da tutto il mondo e quindi abbiamo modo di far conoscere la nostra cultura, insomma, organaria italiana all'estero. Si possono organizzare anche dei concorsi e tra le attività ci sono anche i dischi, le registrazioni. Lo strumento organo non è solamente bello da vedere, ma va suonato. Lo strumento deve suonare, assolutamente deve continuare a vivere e quindi dobbiamo farci attività, perché l'organo nasce nella liturgia, ma lo strumento ha il potere di arrivare al cuore delle persone e tuttora, nonostante siano passati dal 1650 molti anni, parliamo di 300 anni, insomma, questo strumento regala ancora le stesse emozioni che poteva regalare all'epoca e chiunque non può rimanere fermo, immobile alle emozioni che può donare uno strumento, quindi ai colori che può suscitare in una persona.